Dopo aver visitato Leton, la città sacra dove la dea Leto diede alla luce i suoi figli gemelli, Artemide e Apollo, il nostro viaggio continua verso Patara. Secondo la leggenda, Apollo nacque a Delo, ma fu proprio a Patara che la sua voce divenne la più potente grazie agli oracoli con cui guidava l'umanità. Come ho raccontato anche a Leteon, nei miti si narra che Apollo sia nato anche lì, ma secondo alcuni mitografi, Leto partorì Apollo in una città dalle spiagge sterminate accanto ad un lago rotondo circondato da palme. Il luogo descritto qui non dovrebbe essere altro che Patara. Inoltre, i due gemelli non nacquero necessariamente nello stesso momento. Si racconta che Artemide, nata prima, aiutò la madre durante il parto del fratello. Ma Patara non era soltanto la città di Apollo, era anche un porto aperto sul mare dedicato allo spirito di Poseidone, protettore dei naviganti. Secoli più tardi, proprio su queste stesse terre, nacque colui che il mondo avrebbe conosciuto come San Nicola di Myra, il protettore dei marinai, dei poveri e dei bambini, il futuro Babbo Natale. Di Myra e di San Nicola vi parlerò presto. Se continuerete a seguirmi con pazienza, visiteremo insieme quasi tutta la Turchia. Anche San Paolo di Tarso, uno dei 12 apostoli di Cristo, partì proprio dal porto di Patara per continuare i suoi viaggi missionari. Così Patara ci appare come un luogo unico dove miti e cristianesimo, dei e santi si incontrano in un racconto straordinario. Patara si trova a est del fiume Eshen, l'antico Xanthos, tra i confini delle province di Antalya e Mula, nel territorio del villaggio di Kash, l'antico Antifelos. La città porta marittima della Licia occidentale che si apre sul mondo è strutturata su entrambi i lati di un estuario che si estende per 2 chilometri nella terraferma. I Lici che fondarono Patara si stabilirono nell'odierna Dirmil con il nome di Trimil o Termilae. Non provenivano da Creta come scrive Erodoto. Chiamarono la lingua originaria del loro paese Trimis e se stessi Trimili, che significa licio, e parlavano una nuova lingua strettamente imparentata con il Luvio, una delle più antiche lingue conosciute dell'Anatolia. I reperti archeologici rinvenuti a Patara ne fanno risalire la storia all'antica età del bronzo. Il primo documento scritto che menziona la città è una iscrizione geroglifica nella lingua di Luvi proveniente dal tempio della sorgente di Yalburt risalente al XIII secolo a.C. Qui il grande re ittita Tutalia IV descrive le sue campagne nella terra di Lucca, affermando di aver fatto offerte e i doni di fronte al monte Patar, eretto stele e costruito luoghi sacri. I reperti architettonici e ceramici rinvenuti a Tepejik risalgono al X e VII secolo a.C., a dimostrazione di una storia ininterrotta che va dalla Lucca ittita di Patara alla Licia omerica. La città fu annessa ai persiani dal comandante persiano Arpago, giunto attraverso la Caria intorno al 540 a.C.
e alla prima satrapia di Sardi nel 516 a.C. Dopo la battaglia di Euromedonte nel 469 a.C. si unì alla lega navale Attica-Delo. I sovrani locali Vexere 450 e Vexere II 420 coniarono monete proprie. Nel 330 a.C. la città aprì le porte ad Alessandro Magno e dopo la sua morte passò sotto il dominio di Tolomei. Dal 281 a.C., dopo la battaglia di Coropedio, Patara entrò nell'orbita dell'Egitto tolemaico e prese il nome della regina Arsinoe, moglie di Tolomeo Filadelfo. La città conobbe allora un periodo di grande prosperità e sviluppo urbano. Il dominio di Seleucos, iniziato nel 197 a.C., si concluse con il trattato di Apameia, firmato nel 189 a.C. dopo la battaglia di Magnesia, persa contro i Romani. I cittadini della Licia, che non potevano accettare di essere abbandonati dai Romani sotto il dominio del loro alleato Rodi, continuarono la loro lotta per la libertà opponendosi alla resistenza e raggiunsero il loro obiettivo nel 168 a.C. Con l'istituzione della Lega Licia, il Senato romano riconobbe l'indipendenza della Licia. Secondo Strabone, Patara era membro della Lega Licia e una città liberamente governata all'interno di Roma. Nel 167 d.C. era anche conosciuta come la capitale della Licia e sede dei suoi archivi. Il riferimento di Tito Livio, storico del I secolo, a Patara come Caput Gentis Licae ne conferma ulteriormente lo status di capitale della Licia. Il porto della città, di importanza strategica, fu travolto da sviluppi guidati da personaggi come Mitridate Eupatore, Silla, Cesare e Bruto nel I secolo a.C. Nel 43 d.C. l'imperatore Claudio trasformò la Licia in provincia romana e Patara ne fu la capitale. Nel 74 d.C. Vespasiano unì la Licia e Panfilia in una sola provincia, mantenendo Patara come sede amministrativa principale. Nel tardo periodo classico, la città era circondata da mura a nord, sud-est. A nord delle mura, di cui ben poco è sopravvissuto, si erge un arco monumentale che è diventato il simbolo dell'intera città. Si ritiene che questo arco sia stato costruito durante il periodo della Pax Romana a metà del I secolo d.C., come parte di un importante progetto di acquedotto lungo 22 km. Nel 100 d.C. all'arco furono aggiunte iscrizioni e statue in onore dell'imperatore Traiano e di Mezio Modeto, governatore generale della provincia di Licia Panfilia. Nel 131 d.C. Patara accolse l'imperatore Adriano e la moglie Sabina. Durante questo periodo, grazie al supporto e ai celebri oracoli di Apollo, divenne una delle città più ricche e prospere della Licia. Durante il regno di Costantino, Patara divenne una provincia autonoma separata dalla Panfilia. Il porto assunse una importanza vitale come scalo tra Costantinopoli e l'Oriente Mediterraneo. Il primo vescovo della città, San Metodio,
ottenne qui il martirio il 20 giugno 312, una morte drammatica che il mondo ortodosso considerò altamente significativa mentre era vescovo di Patara. Inoltre, la città occupa un posto molto particolare nella storia cristiana con San Nicola, l'odierno Babbo Natale, che nacque e crebbe qui nel IV secolo d.C. e sviluppò tutti i suoi insegnamenti religiosi a Patara. Nel 381 d.C., al Concilio di Costantinopoli, la Licia fu rappresentata dal vescovo Eudoxius II, sepolto con onore proprio a Patara. La città fu colpita da una terribile peste nel 541 d.C. e poi dagli attacchi arabi nei secoli VII e VIII secolo che spinsero la popolazione verso le zone montuose. Nonostante tutto, nel X secolo era ancora una base navale di Roma di Oriente. Nel XII secolo Patara si ridusse a un piccolo villaggio fortificato. Il pellegrino islandese Nicolas von Pivera visitò la scuola monastica di San Nicola nel 1140 e dopo la battaglia di Myriokephalon la regione iniziò a popolarsi di turchi. Patara fu anche testimone di un evento drammatico durante il periodo ottomano. Il principe Cem, figlio del sultano Maometto il Conquistatore, venne qui. Suo padre lo aveva inviato a Patara per incontrare i cavalieri di Rodi e cercare un accordo che garantisse la pace e la sicurezza nel Mediterraneo. Ma quell'accordo non avvenne mai. Sconfitto nella lotta per il trono contro il fratello Beasit, Cem tornò sulle coste della Licia cercando rifugio proprio presso quei cavalieri che invece lo avrebbero condotto in un lungo esilio fino al Castel Sant'Angelo di Roma. La nostra storia però continua qui, a Patara. Con il progressivo interramento del porto a causa di alluvioni del fiume Xanthos e delle epidemie di malaria, Patara scomparve sotto la sabbia nel XVI secolo. Oggi molte aree della città restano difficili da raggiungere a causa delle paludi. Gli scavi archeologici iniziarono nel 1988 sotto la direzione del professore dottore Fahri Işık e grazie a decenni di lavoro sono tornate alle luci meraviglie inestimabili. Sulla costa, dove le onde del Mediterraneo accarezzano la sabbia, si innalza una struttura maestosa, il Blauterion, il Parlamento di Patara. Edificato dall'imperatore Adriano nel II secolo d.C., poteva accogliere circa 1400 persone. Qui non si rappresentavano tragedie o commedie. Qui si recitava la più grande opera della storia, la democrazia. Era la sede della Riga Licia, composta da 23 città. Le grandi città avevano 3 voti, le medie 2, le piccole 1. Un sistema di rappresentanza proporzionale che anticipava di secoli la democrazia moderna. Strabone e Cicerone ne parlarono con ammirazione e secoli dopo i fondatori degli Stati Uniti d'America si ispirarono proprio a questo modello per la loro Costituzione. Il Blauterion non è un semplice ammasso di pietre, ma la voce del popolo scolpita nella roccia. Sorgendo a Patara, la capitale dell'Unione,
Questa struttura proclama che l'Anatolia non solo riconosce la democrazia, ma la vive anche. Il Blauterion, attivo fino al VI secolo d.C., fu purtroppo gravemente danneggiato dalla costruzione di un muro di Roma di Oriente e completamente sepolto dalla sabbia trasportata dal mare e dai venti nel corso dei secoli. Grazie ai lunghi anni di lavoro del nostro professore Fahri Ishik e al suo contributo nella Grande Assemblea Nazionale della Turchia, questa struttura, culla della democrazia, è stata riportata alla luce. E oggi, entrando nel Blauterion, i vostri passi che echeggiano sui gradini vi sussurrano: la democrazia non è un'invenzione occidentale. Le sue radici affondano nelle pietre dell'Anatolia, nel vento di Patara e nella voce della Licia. Dietro il Blauterion si trova il teatro, costruito probabilmente nel II secolo a.C., con una capacità di circa 6.000 spettatori. Fu restaurato in epoca di Tiberio. Nel II secolo d.C., Villius Titanius e la figlia Vidia Procula ne completarono la scena. Durante il tardo periodo bizantino vi si svolgevano persino combattimenti di gladiatori. A Patara c'è una sola basilica, una delle più antiche e più grandi della Licia cristiana. La basilica di Patara risale all'inizio del VI secolo d.C. Con il suo naos, il nartece e l'atrio che si estendono uno dietro l'altro, la struttura ha una lunghezza totale di 61 metri e una larghezza di 32 metri. Lo spazio sacro, incluso il naos, è lungo 39 metri. La via del porto, una strada nord-sud che collega il porto interno all'Agorà di fronte al Parlamento a sud, fornisce l'accesso dal porto alla città. Con una larghezza di 13 metri è tra le strade più ampie e meglio conservate della Licia. È delimitata su entrambi i lati da portici di ordine ionico larghi circa 6 metri. Il portico orientale presenta colonne di granito, mentre quello occidentale colonne di marmo. Il pavimento del portico occidentale è ricoperto da mosaici geometrici, oggi quasi completamente distrutti. Dietro il portico si trovano negozi di varie dimensioni e funzioni. Nel 1993 un incendio rivelò tra le macerie antiche iscrizioni appartenenti ad un monumento unico. Il Miliarium Licae, una stele dedicata all'imperatore Claudio, con incisi i nomi e le distanze della città della Licia. Grazie a essa oggi conosciamo con certezza la posizione di molte antiche città della regione. Sulla costa svetta anche il faro di Patara, costruito in epoca di Nerone, un capolavoro unico nel suo genere, simbolo della potenza imperiale romana. Oggi Patara conserva ancora il suo passato tra la terra, l'acqua e il vento. Molti dei suoi edifici giacciono sotto la sabbia. Alcune parti sono ancora irraggiungibili. Ma una cosa è certa: questa città è il luogo in cui la mitologia e la storia, gli dei e i santi, imperatori, la democrazia e la libertà si incontrano. E noi oggi qui non tocchiamo solo le pietre, ma la memoria dell'umanità. Rivolgiamo la nostra più sincera gratitudine al professore Fahri Ishik e al suo team
per aver ridato respiro a questa città antica. Con la sua lunga spiaggia, le caretta e le innumerevoli storie ancora da raccontare, Patara mi aspetta. Spero che un giorno anche voi possiate venire qui e ascoltare tra il soffio del vento quelle storie che sussurrano. Io sono Patara, la città degli dei, dei marinai, dei filosofi, dei santi e della democrazia.